Ciao, in questo video vedremo come comandare un dispositivo remoto senza internet e senza GSM, quindi senza nessuna connessione dati, usando LoRa, usando Meshtastic, lo scenario composto da un nodo locale, un nodo remoto e un Raspberry Pi 3, ma va bene qualsiasi modello. Nel nodo remoto io ho messo un sensore di temperatura e umidità, due uscite e un ingresso, più un altro ingresso che mi va a visualizzare lo stato di un'uscita. Si possono quindi aggiungere altri ingressi e altre uscite fino alla disponibilità del modulo stesso. La procedura è molto simile a quella dell'altro video che ho già pubblicato sulla tracciatura GPS, che ti invito ad andare a guardare. Trovi il link qui sotto, comunque in descrizione, perché la procedura di creazione della SD per il Raspberry e l'ambiente è lo stesso. Il nodo remoto è connesso in questo modo, il sensore di temperatura e umidità è il BMP 280, funziona a 3 o 5 volt. Attenzione che se lo alimentiamo a 5 volt funziona solo con l'USB, se lo alimentiamo a 3 funziona anche con la batteria. Un ingresso è collegato al pin 1, come vediamo qui, l'altro ingresso 3 va a prendere lo stato dell'uscita 7 e le uscite quindi sono una la 7 e l'altra la 5, come era indicato qua. Il programma su Raspberry è fatto in Python, viene usato Venv per un ambiente isolato, viene installato Meshtastic e Flask, che è il framework web. Tutta la procedura è uguale a quella del video di cui ti parlavo prima. Questi sono i comandi principali che possiamo dare per vedere tutte le info del nodo. Questo è il mio nodo di destinazione, tu dovrai mettere il tuo. Per trasferire i file dal computer al modulo remoto ho usato WinSCP, come ho fatto vedere nel video precedente. Per accedere alla console possiamo usare PuTTY, questa è la sua console. Adesso ti faccio vedere in pratica come sono i nodi. Questo è il nodo remoto che ha a bordo due uscite e sensore umidità e temperatura. Questo è il locale con il Raspberry, che adesso vado a spostare più lontano per non essere proprio così vicino. Poi inquadrerò solo il nodo remoto, così si vedranno bene le due uscite. Qui in alto a destra vediamo il modulo remoto, qui sopra in alto ci sono i due LED che vedremo accendersi, la console del Raspberry, lancio il programma Python, apre la connessione USB verso il modulo nodo locale, il nodo locale è questo, il nodo remoto è questo, sta già inviando i pacchetti, entriamo nell'interfaccia web, porta 8080, admin, al primo accesso le credenziali sono queste, qui abbiamo una console di log via web, vediamo che ha letto già la temperatura, umidità e pressione, tensione della batteria, adesso la segna così alta perché è alimentata direttamente, abbiamo i due ingressi, quindi il pulsante e l'uscita 7 e il comando on e off delle uscite. Comando l'uscita 5, vediamo che si è accesa, qui il LED, è chiaro che non c'è nessun feedback per sapere se l'uscita 5 veramente è andata on, potrebbe anche non andare, nonostante la console indichi un on. E per questo io ho fatto la lettura dell'uscita tramite un ingresso, infatti il 7, se lo mando on, vediamo che si accende, là in alto a destra, qui se vado a leggere lo stato degli ingressi è andato on, quindi mi indica che effettivamente l'uscita 7 è andata on. Se premo il pulsante che c'è a bordo e faccio una lettura degli ingressi è andata on anche quello, qui vedo anche la maschera e il valore, la telemetria è questa qui, i valori che arrivano, lascio il pulsante, rileggo gli ingressi, metto off l'uscita, vediamo che è andata a off, se rileggo gli ingressi è andato off anche il pin 3 che va a leggere l'uscita 7, metto off anche il pin 5 ed eccoli qui. Faccio velocemente 1 e 2, la reattività è abbastanza veloce, guardo i LED, 5 off, 7 off, è quasi immediato, 5 on, 7 on, off, off, funziona molto bene. Adesso chiaramente sono qua vicini, bisogna portarli a una distanza notevole e fare lo stesso test, però sappiamo che il LoRa qualche chilometro lo fa e poi se viene ritrasmesso dalla rete mesh andiamo molto più lontano. Qui vedo che è arrivato un battery level 9, ma è proprio arrivato dal modulo e quindi anche qui ha riportato 9%.
Il programma che gira su Raspberry è questo, c'è un main dove c'è dentro tutto. Mi sono fatto aiutare un po' dall'intelligenza artificiale. Questo è il file che fa il login e memorizza nei token di sessione il login. Il file di configurazione è questo qui, non l'abbiamo visto ma adesso andiamo a vederlo. Qui ci sono i file HTML, quello dei setting, l'index e il login. Nella cartella static c'è la favicon, che è questa qui in alto, e il logo, che è questo qui. Riavvio il web server, ovvero avvio Python, che l'avevo messo in pausa un attimo. Ritorniamo sul web, chiaro, riparte tutto da capo, arrivare a leggere i valori. Andiamo in setting, abbiamo l'id del nodo remoto, il canale, perché bisogna creare un canale privato su tutti e due i dispositivi. Io l'ho chiamato GPIO, ma possiamo chiamarlo come vogliamo. Ogni quanto fare le richieste. Io ho messo 120 secondi per il debug, ma sarebbe meglio farlo sopra ai 3-4 minuti. Temperatura di offset, non so se il mio modulo è difettoso perché mi dava una temperatura troppo alta e allora gli ho dovuto mettere un offset, andrebbe tarato per avere la temperatura giusta. Abilità debug console è quella sotto che abbiamo visto, nel caso pratico forse è meglio lasciarla disattivata. Richiedi login per accedere e la maschera di login che abbiamo visto. Il salva va a salvare tutto in quel file che abbiamo visto prima. In descrizione troverai tutti questi file, compreso il service qui per far avviare nel Raspberry il servizio in automatico. Faccio riferimento ancora al video precedente, e questo file qui di testo che dice come accedere alla web console. Ovviamente qui devi mettere l'IP del tuo Raspberry, come avviare manualmente lo script o come creare il servizio da root. Questo sistema può essere utile per chi ha anche la casa in montagna e vuole magari accendere il riscaldamento e non ha altri mezzi per farlo, quindi non c'è segnale GSM. L'alternativa sarebbe magari un satellitare costoso e quindi con un modulo LoRa, rete mesh permettendo, si dovrebbe riuscire a fare questo, magari instradandolo anche in internet usando MQTT. Per questo video è tutto, spero che ti sia stato utile e noi ci vediamo e sentiamo al prossimo video. Ciao!